Hey! Sapevate che esistono 50 card per i reader di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia che non sono mai state rilasciate al di fuori del Giappone? I contenuti sbloccabili tramite queste carte non si possono sbloccare in alcun altro modo, e considerando che le carte e-reader hanno un blocco regionale, molti dei fan Pokémon non hanno mai potuto provarle. Nonostante sia poi stato reso compatibile con i franchise di Mario e di Animal Crossing, l'e-reader è originariamente nato come un accessorio ad hoc per i Pokémon. In origine, infatti, era noto come il Pokémon e-reader. Era anche possibile utilizzarlo per scannerizzare alcune carte del gioco di carte collezionabili dei Pokémon e sbloccare dei contenuti sul Game Boy Advance, come ad esempio questo minigioco alla Space Invaders con Tyranitar. Le carte dell'e-reader erano anche scannerizzabili in rubino e zaffiro per sbloccare degli scontri o degli oggetti speciali, come biglietti e one per raggiungere l'isola remota. Molte di queste carte sono state rilasciate perlomeno negli Stati Uniti, ma considerando l'impopolarità dell'e-reader al di fuori del Giappone, nelle versioni internazionali di Rosso Fuoco e Verde Foglia molte funzioni furono disattivate. Il set intero da 50 carte è quindi rimasto un'esclusiva giapponese. Esse erano divise in 37 carte allenatore e 13 carte torre. Scannerizzare una carta allenatore fa apparire 3 allenatori su un piano della torre allenatori di Settimisola, e la torre è alta 8 piani, quindi servono ben 8 carte allenatore. Molte di queste carte sono a tema. Ne esiste ad esempio una a tema evoluzioni di Eevee Shiny o una a tema starter di Kanto. Ogni carta mostra solo un paio dei Pokémon degli allenatori ed alcune delle loro mosse, così da non rivelarle tutte prima della battaglia. Tra l'altro, il livello di questi Pokémon scala in base al nostro Pokémon più forte, quindi si tratta sempre di una battaglia stimolante. Si può mischiare le carte allenatore per creare delle torri uniche, ma in realtà è suggerito scannerizzare le carte così da creare le torri suggerite da Game Freak. Esistono 13 carte torre in totale, che sono raccolte in base al livello di difficoltà. Carte principiante, intermedie ed avanzate. Le carte torre, sostanzialmente, indicano l'ordine in cui scannerizzare le 8 carte specifiche, così da creare una torre specifica. Le carte torre, inoltre, possono anche essere giocate in modalità a tempo, così da dare ai giocatori una sfida in più. Il completare queste torri non fa accumulare esperienza, ma si possono vincere degli ottimi oggetti, come squame drago, metal coperte ed upgrade. Alcuni di questi combattimenti furono poi introdotti nelle versioni internazionali del gioco, ma molti no, il che rende queste carte particolarmente preziose per i collezionisti. Delle 50 carte esistenti, 44 di queste furono distribuite tramite dei booster pack di carte, così come succede con il gioco di carte collezionabili. Un'altra speciale, carta promo, fu invece distribuita nel numero di maggio 2004 di Coro Coro. Le ultime 5 carte rimanenti furono invece distribuite tramite il Club Nintendo. Al giorno d'oggi, le 5 carte del Club Nintendo, che comprendono 4 carte allenatore ed una carta torre avanzata, sono incredibilmente rare e possono arrivare a costare oltre $2000. Vista la rarità e la difficoltà, la sfida definitiva di Rosso Fuoco e Verde Foglia è quella di riuscire a costruire la torre del Club Nintendo e riuscire a completare la sfida a tempo di 12 minuti e 47 secondi. In Giappone, i primi giochi Pokémon rilasciati furono Verde e Rosso, ma in Occidente sono arrivati in Rosso e Blu. Visto che molti fan Pokémon non hanno mai avuto modo di giocare Pokémon Verde, il director dei remake, Junichi Masuda, dichiarò che avrebbe avuto più senso creare un remake chiamato Blu Acqua. Ciò nonostante, decisero di realizzare Verde Foglia per simboleggiare l'armonia del mondo Pokémon. Nel 2004 Masuda dichiarò: seguendo il pattern della serie originale, i remake avrebbero dovuto essere Rosso Fuoco e Blu Acqua. Ho però scelto di creare Verde Foglia come un simbolo di pace. Fuoco ed acqua sono due elementi contrastanti che ricordano un conflitto, ma il mondo è già pieno di conflitti. Così abbiamo deciso di usare dei nomi che potessero rappresentare un mondo pacifico. Proprio come i giochi precedenti della serie, Rosso Fuoco e Verde Foglia sono stati tradotti in inglese da praticamente una sola persona, un freelancer canadese chiamato Nob Ogasawara. Come ringraziamento per i suoi anni di servizio ed anche per fornire qualche easter egg ai fan, il nome di Nob è stato inserito in molti giochi Pokémon. Ad esempio, nel Cintura Nera Nob presente nella palestra di Fiorlisopoli ed il Cintura Nera presente nel percorso 115 di Hoenn. Nob ci ha dichiarato che in realtà sarebbe un Cintura Nera terribile, considerando che ha la coordinazione di una scimmia giocattolo. La Nintendo scoprì poi che Nob è appassionato di escursionismo, così in Rosso Fuoco e Verde Foglia l'hanno trasformato in un montanaro. Lo si può trovare sul percorso 25 con 3 Geodude e un Machop. Nob fu incluso anche nei remake di Heart Gold e Soul Silver, Rubino Omega e Zafiro Alpha e Let's Go Eevee e Pikachu. Purtroppo però, dopo aver tradotto 25 giochi tutto da solo, Nob fu licenziato nel bel mezzo della quarta generazione, a causa di alcune complicazioni contrattuali tra Nintendo e The Pokémon Company. Quindi non è più apparso a partire da Sinnoh in poi. Parlando di Nob Ogasawara, il settipelago posto a sud di Kanto è basato sulle isole Ogasawara, che si trovano a sud dell'effettiva regione del Kanto in Giappone. Portano questo nome grazie agli antenati di Nob, che all'epoca dichiararono di essere i primi giapponesi a mettere piede su queste isole.
Le isole Ogasawara tra l'altro non sono collegate al continente principale e sono quindi popolate da flora e fauna diverse da quelle giapponesi. Vista questa differenza, le isole furono il palcoscenico perfetto per introdurre nei remake dei Pokémon di seconda e terza generazione e quindi estranei alla regione del Kanto. Alcune isole del settipelago rappresentano delle isole specifiche delle isole Ogasawara. Ad esempio, l'isola materna, il luogo di incontro di Deoxys, è basata sull'isola Minami Torishima. Si tratta di un'isola posta in un punto molto strategico che il Giappone e gli Stati Uniti si sono contesi per quasi un secolo. Gli Stati Uniti la conquistarono dopo la seconda guerra mondiale per poi cederla pacificamente al Giappone negli anni 60. L'arcipelago di Ogasawara comprende oltre 30 isole ed anche nel gioco ne sono presenti molte di più, ma sono nascoste tra i dati di gioco. Tra questi vi sono infatti i nomi di alcune mappe, pronte per le isole 8, 9, 22, 23 e 24. Pare infatti che la Game Freak volesse includere almeno 24 isole, ma l'idea fu scartata per evitare di consumare troppo tempo di sviluppo, lasciando nel gioco solo dei dati incompleti. Alcune isole del settipelago sono inoltre ispirate alle isole Izu, un arcipelago di isole vulcaniche, che hanno anche ispirato il Monte Brace di Primisola ed anche l'isola Cordone, i cui tortuosi passaggi sono stati formati da lava vulcanica. Oltre alle isole extra, vi è un altro elemento del settipelago che non ha mai visto la luce. Un aspetto che ha portato i Pokémon di Johto presenti nel gioco a scendere da 59 a 46. Surfando a nord di Sestisola è possibile arrivare in un luogo chiamato Isola Solitaria. Su quest'isola non c'è altro che la Grotta Mutevole, una grotta grande circa 4 schermate al cui interno vive una sola specie di Pokémon, gli Zubat. A prima vista sembra un luogo inutile, ma in realtà è collegato ad un oggetto rimosso. Si tratta di un oggetto ottenibile tramite dono segreto che avrebbe permesso di mutare i Pokémon trovabili nella grotta, passando da Zubat a Merip, Aipom, Pineco, Shackle, Tediursa, Houndour, Stantler e Smeargle. Usando l'oggetto sarebbe apparso questo messaggio, che è ora nascosto tra i dati di gioco. Grazie per aver utilizzato il sistema dei doni segreti. Ultimamente gira voce che siano apparsi dei Pokémon rari e secondo le voci pare che siano nascosti all'interno della grotta mutevole dell'isola solitaria. Che ne dici di farci un giro? Sai, per confermare che le voci siano vere. Sfortunatamente però la Nintendo non è mai riuscita ad organizzare nessuno degli eventi dove avrebbe dovuto far distribuire questo dono segreto, quindi tutti questi Pokémon e le loro evoluzioni, per un totale di 13 creature tascabili, risultano introvabili nel gioco. E non era nemmeno possibile trovarli in Rubino e Zaffiro. Non è quindi stato possibile completare il Pokédex del gioco per un anno intero, fino a che Smeraldo non è arrivato nei negozi. Con il lancio di Rosso Fuoco e Verde Foglia, l'art director Ken Sugimori ne ha approfittato per rilasciare delle nuove illustrazioni atte a sostituire i suoi precedenti lavori, e durante questo processo ha modificato il numero di dita di molti Pokémon di Kanto. Ad esempio, Haunter, Golem e Raticate avevano 4 dita per zampa nei disegni originali, ma nelle versioni aggiornate ne hanno solo 3. A Pikachu e Mr. Mime è invece spuntato un dito in più, ed adesso ne hanno 5 per zampa. A detta del fondatore di Poké Beach, John Sahagian, ad un evento Pokémon del 2009, un dipendente di Game Freak gli ha confessato che The Pokémon Company ha una lista che riporta ogni singolo cambiamento mai fatto al design di un Pokémon. Ad esempio, gli ha spiegato che Mr. Mime ha ricevuto un dito extra a causa di alcune lamentele dei genitori giapponesi, visto che a quanto pare le persone con 4 dita vengono associate alle gang. Pare infatti che ai membri della Yakuza venga spesso mozzato qualche dito, e a quanto pare i genitori pensavano che Mr. Mime fosse quindi un riferimento alla Yakuza. In Giappone infatti si evita sempre di rappresentare dei personaggi dei cartoni animati con solo 4 dita. Non solo in riferimento alla Yakuza, ma anche al fatto che si considera irrispettoso nei confronti di dei lavoratori che magari potrebbero aver perso un dito sul posto di lavoro. Ad alcuni Pokémon sono invece spuntate delle dita sui piedi, come Zapdos e Dodrio, che ora ne hanno 4 per piede. Quest'ultimo cambiamento però è probabilmente legato a degli aspetti di design più che ad un tabù. Articuno, Moltres e Doduo infatti hanno sempre sfoggiato 4 dita per piede, fin dalla prima generazione, quindi i designer avranno semplicemente pensato di adattare i design dei restanti 2 al resto del gruppo. Il design originale non fu mai più utilizzato e da quel momento in avanti si è visto solo il redesign utilizzato in Rosso Fuoco e Verde Foglia. Secondo Satoru Okada, il general manager dei giochi per DS, il DS stesso sarebbe nato senza wifi integrato se non fosse stato per Rosso Fuoco e Verde Foglia. Come si può notare su alcune scatole, infatti, insieme alle cartucce di gioco era compreso anche un add-on che permetteva al Game Boy di sfruttare la connessione wireless, così da permettere di scambiare Pokémon e lottare senza utilizzare il cavo Link. In un'intervista alla rivista online di Nintendo, Okada ha dichiarato: "Cominciamo lo sviluppo proprio con l'adattatore wireless di Rosso Fuoco e Verde Foglia. Appena visto ci dicemmo, siamo certi che possiamo farcela. In molti trovano il cavo fastidioso e non ci si può spostare mentre lo si usa. Decidemmo così di migliorare ancora di più la tecnologia wireless e la integrammo all'interno del sistema stesso. Non essendo un add-on esterno, infatti sarebbe stato ancora più comodo di prima."
Se Okada non avesse aggiunto il wifi al DS, insomma, tutti gli eventi speciali che si sono svolti in quarta e quinta generazione non sarebbero mai esistiti. Bene, anche per questo Didino Gaming è tutto, ma ne arriveranno presto di nuovi ed è molto strano da dire, come al solito, ogni volta che riemergo dagli abissi della vita, ma bentornati. Ci siamo di nuovo, lo so, vi devo lunghe spiegazioni che non posso inserire nell'outro di un video, voi avete un sacco di domande, non relative al video per l'appunto, ma vi risponderò con quel video che penso uscirà poco dopo Natale. In questo momento voi state vedendo questo video mentre io sono in viaggio, sto tornando alla mia amata isola perché vi chiederete dove cazzo sei stavolta, lunghe domande a cui risponderò comunque presto, quindi non vi preoccupate, tra poco video update e nuovo video probabilmente venerdì perché è già pronto, è già caricato, siamo già armati. Detto questo, non mi dilungo oltre, godetevi i cenoni di Natale e tutto quanto, io non sono addobbato perché questo posto è lontano da casa mia. Un salutone e ci vediamo presto. Buone feste.